Beh, la passeggiata coperta nasce per dare al pubblico una visione della propria città. Una passeggiata che inizia dal fuori dell'edificio e una volta entrati dà anche la possibilità di vedere una vista panoramica bellissima. Ho voluto abbracciare questa idea e ho voluto anche abbracciare alcune altre idee e giocare con lo spazio. Dunque, lo spazio interno della passeggiata coperta è quasi più alto che largo. Percorrendo all'interno ho capito che sto segnando per terra un percorso particolare, come un nastro libero nell'aria. Ho voluto quindi creare un'installazione che rompe questo spazio e che quindi nasce dalla propria pavimentazione attuale, infatti il marmo di 3 colori, e fa un movimento dinamico che invita la propria persona di compiere un proprio viaggio, perché l'archeologia è uno studio scientifico, ma è anche uno studio delle opinioni, è uno studio di una cultura. Quindi ho voluto creare quello che io chiamo nastro, che in realtà è un nuraghe a serpente, diversi punti di vista, creare una scultura di 2000 pezzi che offre diversi punti di vista interne e esterne. Questa è un'installazione che poi veniva ripetuta a livello simbolico per gli altri padiglioni che allestiscono gli spazi interni. Dunque in Archeologica 2022 abbiamo 3.000 metri quadri con diverse attività esterne ed interne, culturali, scientifiche, ma soprattutto di esperienza. Questa visione è nata dal mio cammino all'interno, ma anche degli spunti che il presidente Anthony mi ha dato, e anche l'assessore, soprattutto in qualità di sostenibilità, impatto ridotto. Infatti il tutto viene fatto con cartone riciclato e riciclabile e l'installazione stessa viene fatta con blocchi tra loro collegati con un sistema tipo Lego, quindi annessi, senza colla, senza nulla che li aggancia insieme al futuro, cioè viene installata a mano, a secco, può essere quindi disinstallata nei prossimi giorni seguenti all'archeologica, che poi essere riutilizzata e reinstallata. Questo è un valore molto importante. Di solito in questi eventi lo spreco è enorme, e non c'è nessun utilizzo. Erano valori posti già in partenza e ero felice di abbracciarli. Quindi l'Archeologica 2022 mette insieme scienza, ma anche arte, archeologia, architettura, design e insomma esperienza. Quello che cerco sempre di fare è dare un valore aggiunto attraverso l'arte, non solo come protagonista, ma grazie all'arte come mezzo di comunicazione. Quindi in un edificio o in un progetto anche complesso oppure semplice, aggiungere quel 5 o 10% che sono per tenere più attenzione e quindi di portare il visitatore di compiere il proprio viaggio. Dunque l'arte di solito viene fatta per essere protagonista, per me l'arte non è solo protagonista, quindi ho fatto in questa maniera dei centri commerciali in Brasile, parti degli aeroporti in Cina, qualche progetto in Israele, ma anche progetti residenziali, sempre cercando di fare il lavoro, tra virgolette, di buona qualità, ma aggiungere qualcosa in più come valore aggiunto.